Stai aspettando, non ho paura. Sei della Resistenza. La libertà è un nostro diritto e noi dobbiamo combattere per essa con ogni mezzo necessario. Ehi Sara. Grazie, comunque. Una dichiarazione da parte delle autorità sugli ultimi avvistamenti della presenza, nonostante le tue decisioni iniziali. Questo antivirale è un colpo grosso per noi. Cosa c'è di più importante? Ti avevo detto che era pericoloso mischiarsi in certe cose, ma tu continui ad ignorarmi. Stiamo parlando della vita di tutti. E la tua di vita? Quella non ha importanza. Veronica, sei tu? Mike. Che cazzo succede? Sono già andati tutti via, manchi solo tu. È la volta buona. Sì. D'accordo Mike, ci sarò. Pensavo non avresti fatto in tempo. In tempo per? Don't look what you're going down. Well, that doesn't sound like fun. See, I'm not the only one. A copy of a copy of a. Centrale qui Slavki, Federico sul posto, prego. Negativo Slavki, sembra che si iniziano comandi federali. Ignorare la chiamata. Riesce ancora a infiammare la folla. Ho smesso di inseguire la fama tanto tempo fa. Però continui a sprecarti. Credevo fossi morto in quel cazzo di deserto. Lo credevano tutti. Perché sei qui, John? Questa è una guerra, Michael. Il governo degli Stati Uniti sta combattendo una guerra contro il suo stesso popolo. Io uccido. È questo che è la guerra. E non lo dico per propaganda, queste stronzate le lascio a voi. Lo dico perché ero uno di loro. Ero il ragazzo che alle 4 del mattino irrompe in casa tua in tenuta antisommossa, ti tortura fino allo sfinimento finché non mi fai uno dei tuoi migliori amici. Mi dicevano le stesse cose di quando abbiamo gettato la bomba su Teheran, che era per proteggere l'America. Che cosa vuoi da me? Hai carisma. Le persone qui per te parlano chiaro, ma ti mancano le palle per dirgli la verità. Oppure se questo governo non è un modo per far sentire la propria voce o impressionare gli amici con nobili principi. Artists Resistance fa di voi dei traditori e vi uccideranno tutti per questo. Ma ci credi veramente? O disturbi post-traumatici ti stanno fottendo il cervello? Guardati intorno. Il Parvin, i neurochip, la paura. Stiamo perdendo la voglia di combattere. Stiamo perdendo la guerra. Dove vuoi arrivare? Essere pronti a morire per il proprio paese non basta. Bisogna essere pronti a uccidere. Non siamo tutti soldati. Anche se entrambi lottiamo per ciò in cui crediamo, i nostri metodi continuano ad essere diversi. Tu e i tuoi principi. Dove ti hanno portato, dimmi? Tu parli di etica, di valori, di compassione. C'è un proiettile dove un tempo era la compassione. E la violenza nelle mie vene è una cicatrice che non scomparirà mai. Perciò non venirmi a parlare di morale quando i nostri nemici non lo fanno. Cristo, sorpreso? Dopotutto scavare nella carne per estrarre il chip non è così doloroso come dicono.
Ma forse hai ragione. Io e te siamo profondamente diversi. Riguarda i tuoi amici. Stanno per ricevere un messaggio, forte e chiaro. Che cosa hai fatto? Solo un giro sul tetto. Ah, e nel frattempo ho manomesso il disturbatore che rendeva invisibili i vostri chip. Immagina le loro facce quando vedranno centinaia di ribelli tutti ammassati qui. Sei pazzo, ci hai fottuti tutti! Tu mi ci hai costretto. Se non vuoi dirgli la verità, farò sì che la capiscano da soli. Il terrore sta per finire. È tempo di combattere. Se non sei con me, Sadico pezzo di merda, sei contro di me. Ehi, Questi valori sono fuori scala. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto un controllo? Sander se ne è occupato la settimana scorsa, credo. Il mio turno è la prossima, quindi questa toccava a te. Sai che hai ragione? Questo periodo la testa da tutt'altra parte, guarda. Come no? Poi lo spieghi tu a Sydney perché le condutture perdono plasma. Tu invece non stacchi mai, eh? Lo farei se potessi. Tu piuttosto timbri il tesserino e poi scompari. Chi è? Carol dell'amministrativo? Carol, ma che? Niente donne. Non stavolta. E allora che mi stai nascondendo? Ma niente. Se la società porta avanti un progetto parallelo devi dirmelo. No, Robert, davvero, lascia stare, sei fuori strada. Il dottor Wright è pregato di presentarsi in direzione, ripeto, il dottor Robert Wright è pregato di presentarsi in direzione. Il dovere chiama, sembra. Guarda che non abbiamo finito, Wayne. Ne riparliamo. Sì, bravo, vai. Corri dallo zio Sid. Io intanto vedo di sistemare questo giocattolone.
Professore? Robert, vieni, accomodati. Grazie. Allora, aggiornami sulle ultime novità. Ancora qualche problema sulle calibrazioni, ci stiamo lavorando. Il sistema QNet sarà pronto per domani. Bene, la comunicazione quantica è il futuro e noi saremo i primi. Peccato solo che finirà tutto in mano ai militari. Non mi sembra molto entusiasta. Al contrario, sono molto emozionato, è il progetto di una vita dopo tutto. Oggi sembravano tutti molto nervosi al laboratorio. Più del solito. C'è qualcosa che dovrei sapere? Sei un tipo sveglio, Robert, non ti si può nascondere nulla. Allora c'entra anche lei? Se è per quella transazione con la holding? No, Robert, è più complicato di così. Avrei preferito tenerti all'oscuro, ma già che insisti. Cosa ricordi di Ronald Mallet? Sulla teoria degli anelli? Siamo tornati a Stanford. Non ricordo molto. Erano congetture sul campo di Einstein. In pratica si poteva indurre lo spazio-tempo in uno stato vibratorio. Attraverso la concentrazione di laser? Sì, al punto da generare curve chiuse, ripercorribili nello spazio e nel tempo. Ma stiamo parlando soltanto di ipotesi, non è vero? Come ti dicevo, Robert, è più complicato di così. Il QNet non è che la punta dell'iceberg. Allora c'entra anche lei in questo progetto? Da quasi 10 anni oramai. Fino ad ora non avevamo i mezzi per comunicare con il passato, ma il QNet ci ha fornito la chiave. Vuole usare il QNet? Perché? Abbiamo acceso il primo cilindro di Mallet quasi 7 anni fa, Robert. È funzionante da allora, ma non siamo mai riusciti ad eseguire un test. Immagino che il governo ne sia all'oscuro. Assolutamente, e le cose devono restare così. Mi sta minacciando? No, certo che no. Lei è coinvolto in un'operazione clandestina. Ha sfruttato risorse umane ed economiche per anni, tenendomi sempre all'oscuro di tutto. E ancora adesso non ha avuto il coraggio di dirmi che cosa vuole fare. Non dovrei sentirmi minacciato. Perché lo sta facendo? Robert, noi vogliamo comunicare con il passato. Se c'è anche una remota possibilità di cambiare la realtà, noi dobbiamo lottare perché ciò accada. Non avrei dovuto coinvolgerti. No, Sid. Lei non avrebbe dovuto coinvolgersi. Un uomo di scienza e deve basarsi su fatti e non su teorie assurde. E dire che è sempre stato un esempio per me. Perché dirmelo? Se voleva tenermi fuori, perché non farlo fino alla fine? Ci siamo. Domani lanceremo il QNet. Invieremo il primo pacchetto dati attraverso l'anomalia. Potrebbe cambiare tutto. Io ho bisogno di te, ho bisogno del mio elemento migliore. Mi dispiace, Sid. Stavolta non posso. Non posso davvero. Non dirò niente, può credermi, ma mi tiro fuori e non credo che mi rivedrà. Mi dispiace. Oh, ciao. Ehi! Come stai? Bene, tu? Bene. Allora, problemi a venire? No, non nessun problema, la guardia mi ha riconosciuta subito, sono andata di corsa agli archivi. E quello? Mio fratello. Ieri prima di scappare me l'ha lasciato sul tavolo. Credo si volesse far perdonare per non esserci stato negli ultimi tempi. Ti sta benissimo. Allora che stiamo aspettando? Oh sì, scusa, ecco. Ti presento Edmund Fink, 48 anni. Non ha un bell'aspetto. No, infatti. Per ora abbiamo solo dei risultati parziali. Iperstimolazione dei centri limbici, alterazione dei livelli di serotonina e dopamina. Un'overdose da OPA. È morto in seguito a un prolungato attacco di vertigo. Tutto qui. Questo è un istituto correzionale. Qui si vedono in continuazione drogati sbandati. Dove sarebbe la novità? È vero, il Judson è soprattutto un centro di recupero per soggetti socialmente discutibili. Infatti poi dossier non è completo. Ah, no? No, per niente. Edmund Fink, età 48, overdose della droga sintetica Opal, deceduto il giorno 31 gennaio, anno 0. Questa è la versione ufficiale, ora senti questa.
Il tipo non solo non ha mai fatto uso di Opal, non è mai nemmeno stato un detenuto del Judson. È stato trasferito di corsa da una clinica privata post mortem dopo che il suo caso era stato seguito con discrezione. Ora, dimmi tu, quale sano di mente trasferirebbe il cadavere di un tizio qualunque senza motivo apparente? Qualcuno con qualcosa da nascondere. Esatto, è quello che ho pensato anch'io. Così ho scavato più a fondo. E guarda cosa ho trovato. Era in cura per disfunzioni renali, forte disidratazione, ha reagito male ai farmaci. Cosa gli hanno dato? Pare. Gli hanno dato il pare. Merda. È la nostra fortuna. È la nostra rovina. Ma che stai dicendo? Se scopriamo che dietro lo spaccio di Opal c'è la SIDO. Saremo morti prima di rendercene conto. Ma che stai dicendo? SIDO significa governo. Governo significa guai. Faremo bene a trovarci un'altra identità prima di rendere la cosa pubblica. Risaliranno a noi. Sono sicuro che alla SIDO schedano gli accessi di tutti i loro utenti. Sanno senz'altro che hai condotto ricerche sull'Opal nei loro archivi. Non è più sicuro lì per te. Non abbiamo in mano niente di concreto. Devo trovare qualcosa che li incastri. Il Parepin. Mi serve la radice del farmaco. Il mio ufficio è l'unico accesso possibile. Poi dopo potremo scappare via da Boston, te lo prometto. Siamo ancora giovani. Ne vale davvero la pena. Non ti ferma proprio niente. No, infatti. Aspetta, prima che te ne vada. C'è un caso clinico collegato in archivio. Si chiama Black Wag, è criptato. Non ho ancora trovato nulla, ma ti mando i file appena ho qualcosa. Grazie, Mark. Vecchio ha parlato? Così ora siete Pilgrims. Non ho mai capito se c'entra qualcosa coi padri fondatori. Credo più sia collegato alla ricerca spirituale, la salvezza, il perdono, tutta quella roba lì. Pellegrini nel tempo, eh? Chi? Dei nostri? Eva, Frank, Carol, Miguel, Calpescia, Liscia. Ma dove credi di andare? Via da questo casino. Ah, vuoi andartene? Benissimo, fai pure, si stava bene anche senza di te. Lo sappiamo tutti che sei inaffidabile. È Sid che ha insistito. Io sarei inaffidabile. Sono io che sto fottendo il governo. Ma il governo ci serve. Da dove credi che arrivino i soldi? Autorizzazioni speciali, forniture, tutto. Fallirete comunque. Ah, ne sei proprio sicuro? Certo, Mallet ha sempre fallito. Ma Mallet non aveva le palle. Passava più tempo a farsi intervistare dalla ABC che a lavorare. Ma Sid sì che di palle ne ha. Sono anni che lavora nell'ombra. Tu credi sia facile reggere il gioco per così tanto tempo? Ah, tu hai solo paura. Ecco la verità. Tu hai una paura fottuta. È ridicolo. Non avrete abbastanza energia. Lasceremo al buio il South Carolina. E credi che non lo noteranno? Certo che lo noteranno. Vuoi sapere se ci faranno a pezzi? Non lo so se ci faranno a pezzi, è probabile. Fatto sta che questa storia è al di là di noi. E poco importa se ci stanneranno coi lacrimogeni o se ci staccheranno la spina. Il danno sarà fatto. Vuoi fare la differenza, ma stai solo sprecando le tue capacità. E la tua vita. Sai cosa mi disgusta? Più di ogni altra cosa. È che tra tante vite che valeva la pena di salvare, Sid credeva che la tua fosse l'unica. Faccio un piacere, non la sprecare.
Weck, 24 anni, internata il 5 gennaio, anno 0, trasferita da un centro di emergenza locale per uso illecito di stupefacenti. Giovane donna, moderatamente in buona salute, con una lunga storia di abusi di droghe alle spalle, positiva al recente uso di Opal, in possesso di informazioni strettamente riservate, trasferita in isolamento nella sezione di massima sicurezza. Si allega alla trascrizione dell'interrogatorio col dottor Gentry. Veronica, adesso è davvero troppo. Victor, oddio, mi spaventate. Si era detto che la relazione sarebbe stata sulla mia scrivania entro stamattina ed invece non c'era nulla. Come ti giustifichi? Come immaginavo. Continui a prendermi in giro, ma la mia pazienza ha un limite. Io sono il tuo capo e se voglio so come essere punitivo. Non farmi arrivare a tanto. Certo, Vic, scusa, sono mortificata. Dammi solo un'ora, ti prego. D'accordo, Veronica, un'ora. Se la relazione non sarà sul mio tavolo, quando te ne vai, porta via le tue cose. Ah, e l'invito a cena è sempre valido. Sì, signor senatore. Ce ne stiamo occupando in questo momento. Sì. Le do la mia parola che me ne occuperò personalmente. Mi scusi, ho una chiamata sulla linea interna. La richiamerò a breve. Che c'è, Martin? Abbiamo la tappa. Cosa? È qui. Dove? Settore ricerca e sviluppo. Lo so che è nel nostro dipartimento. Voglio il numero dell'ufficio. Il numero, Martin! 1984. Pronto? Signore, è ancora lì? Non è possibile. Cazzo! Abbiamo un problema. Bloccate tutte le uscite. Dì a Martin che nessuno deve lasciare l'edificio. È un ordine! Non parlare. Che diavolo ci fai qui? Devi andartene, e subito. Cosa? Ma di chi stai Sarà parlando? tutto, Veronica, saranno quei momenti. Ma non è possibile. Sono sempre stata attenta. Come possono avermi scoperto? Frank. Ci sono cose che non sai di me. Non posso spiegarti tutto, ma credimi, ti ho sempre protetto e lo sto facendo anche adesso. Mi avevi detto che eri della polizia. Ed è così, ora ascoltami, ti prego. Questa città non è più un posto sicuro per te. Conosco una persona che può proteggerti. Digli che ti mando io. Qui c'è tutto quello che ti serve. Muoviti da sola. Usa i soldi che ti ho dato. Non prelevare dal tuo conto. Non devi fare altro che seguire le mie istruzioni. E tu che farai? Resterò qui. Proverò a cominciare a tornare indietro. Tranquilla, so come farli ragionare. Ho paura, Frank. Che direbbe papà se ti vedesse così? Che sono una stupida. Ma papà ormai non c'è più. Non c'è mai stato per me. Andrà tutto bene. All units proceed to your post assignment. All units proceed to your post assignment. Target acquired.